Sai qual è per me uno dei mali peggiori della nostra epoca? La polarizzazione. Guardiamolo insieme come funziona questa polarizzazione. E poi ti do un consiglio alla fine del video per uscire da questo drammatico pasticcio. Sei vaccinata e vaccinato o sei un Novax? Sei vegano o vegana o mangi ancora cadaveri? Ma sei un zero waster oppure consumi ancora tutta quella plastica? Ti lavi i denti con lo spazzolino di bambù oppure stai usando ancora quei vecchi spazzolini? E l'ultima, giuro, novità di quest'anno, non ci volevo credere. Siamo riuscite a polarizzare anche il fare o non fare la famosa guazza di San Giovanni oppure l'acqua del solstizio, come piace chiamarla a me. Ora ho fatto una lista di tutte cose che sono assolutamente tutte scelte importanti e che ognuno coi propri tempi è importante iniziare a considerare come possibile orientamento della nostra vita da qui in avanti, ma c'è un problema. Il problema non è l'opinione in sé, non è la scelta in sé, ma è il sistema in cui organizziamo queste scelte, che è appunto polarizzante. Che significa polarizzazione? La polarizzazione è esattamente questo sistema per cui non possono che esistere solo due nette visioni del mondo e con rigida attribuzione morale, per cui una sarebbe esclusivamente moralmente positiva e una negativa, con la piccola particolarità che nel meccanismo di polarizzazione è sempre che te stessa, te stesso ti metti con la tua narrazione nella considerazione di positività e l'altra o l'altro con l'idea opposta alla tua ovviamente deve sempre andare su quello di moralmente inferiore. E questo cosa comporta? Comporta un'incomunicabilità, un odio massiccio, una costruzione di identità connessa al principio del nemico comune. Ragazze e ragazzi, se non ci ficchiamo nella zucca che questa cosa non può funzionare, ben presto staremo a fucilarci l'un l'altro e l'un l'altra, come peraltro sta cominciando già a succedere in altre parti del mondo. Quindi, mi è appena venuto in mente che di suggerimenti alla fine del video te ne darò due. Intanto vediamo come funziona la nostra polarizzazione, ricordandoti che sei su un canale che non ha paura di pensare fuori dagli schemi. Ciò che mi muove è l'interesse a essere considerata degna del titolo di antenata da chi verrà dopo di me e quindi mi interessa porre delle basi per una sincera modifica di quello che è il nostro stato attuale. Ma per cambiare le cose dobbiamo cambiare anche il modo di ragionare, se no non ne usciamo. Continueremo a ripetere sempre lo stesso mondo. Anyway, c'è un modo in cui lo presento durante le mie conferenze e a proposito, se hai piacere che venga a parlare per una conferenza di questi temi, mi puoi contattare tramite il mio sito che ti metto qua in sovraimpressione, ma è molto semplice, www.lauraghianda.com. Allora, lo spiego così, prendiamo una cosa neutra così nessuno di voi che mi sta guardando si mette a litigare, lasciamo stare i sì, no vax, sì, no carne, eccetera, eccetera e andiamo con le semplicissime lettere dell'alfabeto. Allora, l'alfabeto italiano ha 21 lettere, ok? La polarizzazione è quella cosa per cui io prendo solamente gli estremi del nostro alfabeto, così si capisce proprio bene. C'è la A e c'è la Z. Cosa succede? Primo aspetto della polarizzazione. Io sono A. Io ho il pensiero giusto. Z al pensiero sbagliato. Ma che accade? Accade che
Z penserà la stessa identica cosa, quello che dicevo in introduzione a questo video. Z penserà che io sono il pensiero giusto, ho l'opinione corretta e che A non capisce una ceppa. Questa situazione naturalmente mette un muro. Perché si crea? Perché pensiamo alla realtà tramite il dualismo positivo e te lo dico meglio alla fine del video. E quindi è proprio questo modo, queste lenti dualiste che noi abbiamo indossato che ci impedisce di vedere una realtà differente tra la coesistenza di A e Z che si fanno la guerra perpetua a vicenda. Ma la polarizzazione ha anche un'altra caratteristica, questa molto meno facile da cogliere e ben più interessante. Che succede ad esempio se io dico A, Z, no, io L? Succede che non vi è possibilità. La L non c'è in questo schema mentale delle persone che lo assorbono tra di loro e quindi chi sente L tenderà a metterla in una parte o nell'altra a seconda di cosa percepisce assomigliarci di più. Quindi è una banalizzazione e ipersemplificazione non solo del pensiero ma anche delle possibilità. Finisce che mi inchiodano con la mia L qua. E quindi io dirò L e gli altri mi risponderanno sei A! No, L, A! L, A! E magari qualcun altro verrà a dirmi ma A, Z, ma io veramente R! Stesso identico discorso. Non c'è lo spazio R nella mente delle persone, quindi verrà suddivisa a seconda di ciò che sembra più simile. E allora capita che magari, siccome sta verso la fine dell'alfabeto, mi ci mettono come Z. E allora uno dice, ma io veramente R, tu sei Z! Ma no, io sto dicendo R, non sto dicendo Z, Z! E anche dall'altra parte gli A diranno a R, tu sei Z! E gli Z diranno, tu sei Z! E non ne vieni fuori. Quindi succede una cosa di questo tipo. L'intero alfabeto viene ridotto a due sole possibilità, o sei A o sei Z. Ecco perché ho disegnato la calamita. A seconda del modo di vedere le cose della persona che hai davanti, se tu non sai un pensiero polarizzante, la persona cercherà di attrarre tutte le sfumature in un modo o nell'altro, anche a seconda se sente il tuo pensiero più o meno affine al suo. Quindi questo capita, e adesso scendo nel particolare, laddove il mio non era assolutamente un pensiero polarizzato, per esempio sulla questione della libertà vaccinale, e trovavo da ambo le parti chi mi accusava di essere A e chi mi accusava di essere Z, quando io magari ero qualsiasi altra lettera e stavo portando un altro tipo di visione sull'argomento. Attenzione, perché abbiamo da perdere tantissimo. Intanto abbiamo da perdere la coesione sociale, abbiamo da perdere un pensiero che sa essere complesso nel senso di ricco, abbiamo da perdere la capacità di individuare ciò che è diverso da A e da Z, perché se abbiamo in mente solo queste due possibilità non abbiamo proprio disponibilità di spazio mentale per scorgere qualche altra cosa. È un bias. In realtà è un errore di ragionamento su cui tutti i nostri dibattiti stanno spingendo, su cui il sistema sta spingendo, su cui i politici stanno spingendo. Perché? Perché crea, ecco il segreto del pensiero polarizzante, crea sempre una percezione di scarsità e di pericolo. E quando io mi sento in pericolo sono disposta ad agire così come mi viene proposto. E quindi anche chi si definisce fuori dal sistema, e soprattutto in ambito spirituale, tantissimi colleghi ho trovato che agiscono questo stesso pensiero dicendo di uscire fuori dal sistema, ma di fatto hanno organizzato la loro opinione come loro sistema antisistema, scusate il gioco di parole, e sistema stesso, ovvero presunti ribelli
è il sistema stesso, ma nel momento in cui tu organizzi il tuo pensiero nella polarizzazione, tu stai confermando il sistema. Perché il segreto è questo. Il sistema non è una precisa opinione, il sistema è il modo di organizzare le idee in questo modo. E noi cosa facciamo? Noi vogliamo fare la rivoluzione ancora con questo sistema qui? C'ha voglia, c'hai! Non funziona così. Allora, 2 spunti ti do, come promesso per la fine di questo video. 1. Lavora all'identità cristallo. Che cos'è l'identità cristallo? Troverai un video, te lo linko sia in descrizione sia qui sopra, che te lo spiega nel dettaglio. Se tu sei disposta e disposta a lavorare all'identità cristallo su te stessa, significa che tu impari a essere a essere Z, ma a essere anche a tutte le altre lettere intermedie e probabilmente riuscirai a rendere la tua visione della realtà e di te stessa e di te stesso così ricca, una complessità sana, che ogni aspetto di ciò che sei avrà la sua lettera. E per questo appunto ti rimando al video. L'altro suggerimento è imparare a pensare tramite una logica ciclica, circolare, multipolare se vogliamo, e anche qua sarà totalmente una sorpresa. Ora che hai visto questo video, se ancora non l'hai visto, ti linko come soluzione numero 2 il video per me più importante di tutti, più importante perché spiega nei dettagli tutto il nucleo del mio lavoro ed è proprio il confronto tra una logica di questo tipo e la logica circolare. Lo trovi in descrizione, te lo linko anche qui sopra. Ti chiedo se mi puoi scrivere nei commenti tu che tipo di mondo vorresti, ovvero vogliamo rimanere in questo vecchio mondo o sta stretto anche a te? Perché sulle mie pagine, che puoi seguire, te le linko qui, mi capita sempre di più di trovare persone che appunto non riuscivano a trovare il proprio posto perché non si sentono né totalmente A né totalmente Z e che non vedevano l'ora di trovare qualcuno che desse spazio a ciò che sono veramente. Se tu sei una di queste persone, fammelo sapere nei commenti, facciamocelo sapere a vicenda, perché voglio che si sappia che siamo in tante e siamo in tanti e che il mondo lo possiamo cambiare proprio a partire da questo. Radichiamola, questa rivoluzione. Al prossimo video.